Sono personalmente estremamente convinta del potenziale che il mondo dello sport e soprattutto quello del calcio hanno per contribuire a una tematica come pace e ambiente. Un capitale culturale, possiamo dire, che molto che spesso viene trascurato, molto spesso viene utilizzato male, soprattutto la capacità di influenza che queste società hanno, e invece in questo caso parliamo di due situazioni virtuose, di due organizzazioni virtuose con le quali abbiamo il piacere di collaborare come società, che hanno voluto avviare un progetto culturale, un progetto di vera e propria educazione al contesto sia interno che esterno, in virtù di una responsabilità sociale molto sentita su tematiche che appunto hanno a che fare da un lato con l'ambiente e dall'altro con la parità di genere, intesa in senso lato, quindi sia parità di genere da un punto di vista del genere sessuale proprio, ma anche da un punto di vista delle religioni, dell'etnia, e quindi parità di genere intesa anche come contro tutte le discriminazioni razziali, anzi contro tutti i tipi di discriminazioni. Questo in particolare dal Sud Tirolo, ma condiviso anche ovviamente dal Parma Calcio come visione e come cultura. Proprio per questo motivo noi abbiamo avviato un lavoro che anche con le squadre di calcio, coinvolgendo i calciatori e tutto il personale, è partito da un video che ripropongo qui, che è un video che riguarda la storia di una donna molto importante per l'umanità, proprio Margaret Thatcher, no? Che è stata la prima donna primo ministro di un paese occidentale, che qui si racconta in un film e spiega la connessione che c'è tra i pensieri e le abitudini e il destino di una persona, e io poi aggiungerei il destino di un'organizzazione e anche di una comunità. Mi chiede che cosa penso. Cosa pensa, Margaret? Cura i pensieri diventeranno parole. Cura le tue parole diventeranno le tue azioni. Cura le tue azioni perché diventeranno abitudini. Cura le tue abitudini perché diventeranno il tuo carattere, e cura il tuo carattere perché diventerà il tuo destino. Quello che pensiamo diventiamo. Partendo da questo presupposto, proprio di qualche giorno fa, un episodio grave da un punto di vista proprio della cultura, no? Delle tifoserie, perché un calciatore della Juventus viene offeso dai tifosi della squadra avversaria, la Fiorentina, contraddicendo un po' tutto quello che ci siamo detti fino ad adesso, perché viviamo comunque in un contesto dove ci sono tanti pregiudizi, tante discriminazioni che spesso vengono anche cavalcate dalle società sportive, altre volte invece vengono combattute, e a combattere innanzitutto la Lega, che proprio qualche settimana fa ha lanciato un'iniziativa che si chiama Io leggo perché, un'iniziativa della Lega Calcio attraverso la quale la Lega ha chiesto alle società sportive di promuovere la cultura nelle scuole e anche al di fuori delle scuole, perché ovviamente come si fa a cambiare i pensieri di una persona? Si fa coltivando i propri pensieri con la lettura, e la lettura è un ottimo strumento per cambiare il proprio modo di pensare, quindi le proprie abitudini e quindi anche il proprio destino. E devo dire che in merito c'è stata una grande sensibilità del Parma Calcio, che ha voluto lanciare un'iniziativa sulla biblioterapia, che è proprio una disciplina, possiamo dire, che mette insieme la lettura con il benessere psicofisico delle persone, e all'interno del centro di allenamento del Parma Calcio, in seguito a questa iniziativa, è stata installata una libreria dove sono stati acquistati dei libri a disposizione di tutto il personale della società Parma Calcio, quindi dipendenti, calciatori, allenatori, dirigenti, insomma tutti, che possono attingere gratuitamente a questa libreria e prendere dei libri che possono essere di loro interesse, ma anche portando dei libri di interesse. Questa iniziativa della biblioterapia ha scatenato un processo virtuoso all'interno della società, ma veramente virtuoso. Io sono stato l'altro giorno a Collecchio, che è il paese dove c'è il centro allenamento del Parma, e ho visto delle scene intorno a questa libreria che sembravano un film.
perché inaspettatamente, devo dire, in maniera superiore a quelle che erano le aspettative, perché abbiamo visto ad esempio il portiere del centro che commentava i libri che arrivavano ordinati dalla società, che nel frattempo ne stava ordinando degli altri, e diceva: io questo libro l'ho letto, quest'altro mi piace, questo lo voglio leggere, e così creando un clima nuovo, diverso, dove in quella società non si parla soltanto di pallone, ma si parla anche di lettura, di intelligenza emotiva, per esempio, che ci sono dei libri di Goleman, di intelligenza sociale, cose che devo dire interessano un po' tutti, a vari livelli di istruzione e anche a vari livelli gerarchici all'interno dell'università. Quindi davvero un esempio positivo questo della biblioterapia. Se posso, insomma, devo riconoscere il merito a chi ha concepito questa possibilità, perché forse ha già un primo esempio virtuoso dell'interpretazione della sostenibilità integrale, perché poi la chiave della sostenibilità integrale sta nel riuscire a capire le connessioni. In fondo l'uomo, l'essere umano, è un'unità, quindi le sue diverse dimensioni di vita, da quella biologico-ambientale, da quella sociale a quella economica, sono naturalmente integrate. Quindi forse quello che accade nel mondo, e quindi anche richiamandoci al tema della pace o interpretazioni diciamo tutt'altro che virtuose di alcuni contesti come quello dello sport, in qualche modo creano delle frammentazioni in quello che è naturalmente unito. Quindi sono felicissima di vedere rappresentata e testimoniata l'efficacia di un'azione che probabilmente avrebbe potuto lasciare, come ho detto all'inizio, in qualche ascoltatore delle perplessità, e invece ha lavorato bene, perché evidentemente ha fatto presa su quello che è un engagement forte, perché il tifoso, tutto il mondo, immagino che non sono un'esperta, quindi mi dirai se è corretto, ma certamente l'engagement non è solo del tifoso, è un engagement complessivo che va dallo sponsor, il personale, i dipendenti, quindi c'è i giovani che lavorano, che fanno sport in una squadra. Ed è un contesto privilegiato di engagement, perché leva su un coinvolgimento emozionale forte che non riusciamo a volte a ottenere nei contesti diciamo tradizionali dell'educazione, la cosiddetta educazione formale. Diventa un eccezionale esempio di educazione non formale. Soprattutto perché è nato poi dalla volontà di voler fare un qualcosa che migliorasse il benessere e la sicurezza dei lavoratori, partendo dalla testa e non partendo appunto da altri tipi di principi. E infatti nella slide che vediamo dopo si dice mens sana in corpore sano, no? Io sono stato abituato da ragazzino, anche da giovane studente, a sentirmi dire: vabbè, studiate, però fate anche sport, perché per una mente sana sta in un corpo sano che ha bisogno di essere allenato. Qui abbiamo invertito, perché è anche il corpo sano che sta con una mente allenata. Le due cose da sole non possono andare, appunto è una versione integrata di tutto questo, e lo stupore che magari si può avere è perché questa libreria in maniera inaspettata è diventata un po' come una camera caffè, no? Dove le persone si ritrovano, chiacchierano e parlano anche dei libri di testo che la società sta continuando ad investire, perché ha trovato riscontro in quello che è successo nella società. Adesso c'è un contributo del direttore operativo del Parma Calcio, che è quello che con me sta seguendo questi progetti culturali, e che spiega la biblioterapia dal suo punto di vista, e perché poi questa idea, che è nata nel Dipartimento Ambiente e Sicurezza del Parma Calcio, c'è una funzione che si chiama Dipartimento Ambiente e Sicurezza, di cui lui è il titolare, diciamo, spiega perché poi si è voluto portare avanti questo principio della biblioterapia. Il Parma Calcio ha lanciato un progetto che si chiama biblioterapia. Cosa vuol dire? Vuol dire utilizzare i libri per cosa? Per la terapia. Qualche nostro collega, quando inizia a parlare di biblioterapia, dice: ma sembra una cosa di cura, non mi piace, sembra una malattia. No, biblioterapia, terapia del termine greco, per cui prendersi cura di noi, tramite i libri. E quindi prendersi cura, no? Ne parlavi tu prima, cura dell'ambiente, cura degli altri, cura di se stessi. E non a caso in un dipartimento che ha abbracciato
proprio istituzionalmente la prospettiva One Health, quindi la salute integrale, la salute unitaria, e il prendersi cura certamente è la parola chiave con cui il Dipartimento in tutte le sue anime lavora. E One Health, come dire, aggiunge, nella definizione non c'è l'aspetto della cultura pure, no? La biblioterapia, che diventa un elemento integrato fondamentale, insomma, da integrare, credo, in maniera opportuna, perché poi nello sport si parla tanto di cultura del club, intesa come cultura sportiva, no? Se ci sono qua in aula alcuni studenti che immagino seguiranno lo sport, non so se ci sono tifosi della Juve, del Milan o del Parma. Non ci posizioniamo, rimaniamo però neutrali per la salvaguardia della pace. Adesso ascoltiamo l'opinione di un ex dirigente della Juve, che è una società che si ritiene avere una grandissima cultura di club, dove per cultura del club in questo caso si intende cultura vincente, quindi di una società dove tutti vogliono vincere, no? E questo è un elemento della cultura. Però non è interpretato in modo virtuoso? Dovrebbe essere interpretato in modo virtuoso, perché lo sport, come dire, ma lui non parla però della cultura sportiva della Juve, parla di cultura del club riferita al Parma, come in particolare il nuovo allenatore, che è un giovanissimo, Green, come Green, la politica ambientale del Parma, è una persona adatta a divulgare la cultura dello spogliatoio all'esterno dello spogliatoio, quindi dentro il club e poi dopo, come abbiamo fatto, anche fuori dal club. E quindi ascoltiamo Federico Cherubini. Soprattutto stiamo chiedendo a Carlos, chiederemo a questo e al suo staff di essere molto integrato e aiutarci nel costruire questa cultura di club che vuole unire il percorso della filiera del settore giovanile, rivolgere attenzioni a tutto quello che riguarda, che fa parte, diciamo, integrante di questo club, non solo quel circolo, diciamo, molto chiuso che di solito sono le prime squadre. E quindi che cosa vuol dire cultura del club? La cultura ha a che fare sempre con i valori di una società, delle persone che fanno parte di quel club, e fa parte anche con le consuetudini, con le abitudini delle persone che vivono in una certa organizzazione. E da questo punto di vista vediamo che c'è un allineamento forte con l'allenatore della squadra, Carlos Cuesta, citato prima da Federico Cherubini, che dice che lui vuole lavorare proprio sulle abitudini dei suoi calciatori per alzare le loro performance. È interessante questo aspetto, potrebbe essere per noi, lo citeremo, un esempio molto felice di quello che nel promuovere la visione sistemica, ma non solo per il mondo della sostenibilità, l'approccio sistemico è il fondamento della vita degli esseri umani e delle organizzazioni, e il concetto della cultura del club basata sui valori, che consenta di creare delle abitudini. Quindi l'aspetto cognitivo, l'aspetto comportamentale è un ottimo esempio di come concretizzare quella che noi chiamiamo consonanza, perché quella affinità di cui tu parlavi, quella convergenza, quell'armonia di intesa che fa la cultura del club, immagino, crei quella coesione di cui si ha bisogno per fare squadra in senso lato. Quindi è perfettamente allineata con il modello che noi diciamo, rappresentiamo anche ai nostri studenti, che per fare rete, per fare sistema, come si dice a volte non sempre in modo pienamente consapevole, non si può prescindere dalla formazione di tipo culturale, una cultura condivisa basata sui valori e che sia la base di abitudini comportamentali che danno espressione a quei valori e danno anche veridicità al credo professato, no? E questa consonanza, la novità che stiamo introducendo è quello di allargarla fuori dal club, coinvolgendo tifosi, comunità, scuole, università, perché in particolare per l'ambiente, se non c'è la partecipazione della comunità è molto difficile avere un impatto significativo e decisivo. A Parma, e lo vedremo dopo, è stata introdotta la raccolta differenziata allo Stadio Tardini, primo stadio in Italia a fare questo tipo di percorso, a avviare un'iniziativa simile,
e ovviamente per rendere efficace la raccolta differenziata devi coinvolgere i tifosi, devi fare, non è semplice, devi fare educazione ai tifosi, ed è quello che abbiamo iniziato a fare coinvolgendo anche le scuole, non soltanto le scuole di Parma ma anche le scuole di altre città che hanno partecipato a questo progetto nell'ambito di un'alternanza scuola-lavoro, e quindi per questo tra gli obiettivi dell'Agenda 2030 c'è anche la qualità dell'insegnamento, no? Perché in questo caso abbiamo ritenuto che lavorare in un progetto di alternanza scuola-lavoro per una società di calcio avrebbe coinvolto molto di più i ragazzi rispetto ad altre iniziative che non hanno questo pathos, questa emotività, questa emozionabilità che può dare una squadra di calcio come il Parma. E in quella circostanza i ragazzi, oltre ad aver spiegato ai tifosi come fare la raccolta differenziata per la prima volta, hanno anche potuto vedere la partita, quindi sono anche divertiti, e questo ha reso più bella l'iniziativa e ovviamente ha creato delle emozioni forti. Devo dire che questo è un tema sul quale l'Università di Salerno è stata particolarmente sensibile ed è un caso di eccellenza in Italia per l'approccio, la metodologia di promozione della raccolta differenziata, e però effettivamente non è sufficiente avviare un percorso se non si agisce sui valori. Quindi questa visione della cultura che si apre all'esterno e coinvolge attraverso la cultura, non le procedure. Non è questione di stabilire dove devo conferire, cosa e come, è questione di quanto ti senti coinvolto sull'obiettivo e quanto, appunto, come avete evidenziato, lavoriamo sui valori, perché se i valori sono condivisi, le abitudini virtuose del conferimento della differenziata vengono spontanee, altrimenti diventano sempre un impegno, un sacrificio rispetto al quale nella quotidianità possiamo non essere pienamente efficaci. E che cosa abbiamo utilizzato per stimolare i giovani a seguire queste nuove abitudini? Abbiamo utilizzato il grande asset cognitivo e culturale dei calciatori, grande leva, che come testimonial si sono prestati a fare pubblicità, promozione a questa nuova abitudine allo stadio Tardini. In particolare c'è stato l'intervento di un calciatore e di una calciatrice del Parma. Il calciatore del Parma è molto noto, si chiama Suzuki ed è un portiere giappo-americano, quotatissimo, molto valido, che ha una quotazione, ti do questa chicca, visto che sei, come dire, una donna di economia ma non una donna di sport, nel senso che non conosci bene il calcio. L'ultima quotazione di Suzuki quest'estate era di circa 50 milioni di euro. Una squadra internazionale, il Manchester United, voleva acquistare questo ragazzo per questa cifra enorme, devo dire sia per le sue doti sportive, atletiche, ma posso aggiungere anche per le doti culturali ed umane, perché mi piace di più. È un calciatore che ha una grande umanità, una grande sensibilità, e quando gli abbiamo parlato di filosofia Kaizen, di miglioramento continuo, di Toyota, si è sentito a casa, ci ha anche corretto sulla esatta pronuncia di Kaizen, no? Perché dice, non si dice così, si dice in quest'altro modo. Da giapponese conosceva benissimo, no? Il tema della cultura Kaizen e del miglioramento continuo, che si attiva poi con la ruota di Deming, che è alla base comunque di tutto il lavoro che stiamo facendo, perché anche allargare all'esterno la cultura green del club è il frutto della volontà di voler migliorare le performance ambientali della società, insieme poi anche a quelle sportive. Ciao tifosi, in questa partita giocate anche voi. Abbiamo collocato 35 nuovi cestini per la raccolta differenziata in tutte le aree dello stadio Tardini. Fare bene la differenziata può fare la differenza. Dai, vinciamo anche questa partita. Play green. E sempre forza Parma. È tutto legato un disegno. A un disegno. E abbiamo detto prima di Carlos Cuesta, che è il giovanissimo allenatore del Parma, 30 anni, il più giovane della Serie A, il più giovane della storia in Serie A, che dice qualche cosa proprio su come lui intende allenare i suoi calciatori lavorando sulle abitudini e sugli standard. Secondo me quello che porta il risultato è gli standard, dove hai le tue abitudini nella realtà giornaliera, quindi il nostro focus sarà veramente su quello. Quindi le nostre abitudini determinano, come diceva la Thatcher, il nostro destino. Prima ancora del nostro destino nel lungo periodo, i nostri risultati.
E c'è una frase che ho trovato in un libro che parla della scienza delle abitudini: tra 5 anni sarà il risultato delle abitudini che decidi di adottare oggi. Se sono uno studente universitario e studio con regolarità, avrò un certo tipo di risultato e di percorso. Se sono uno studente universitario che studia con poca regolarità, ovviamente tra 5 anni avrò avuto risultati tendenzialmente inferiori a chi invece si è impegnato di più con metodo e con assiduità. Questo vale per lo studente universitario, ma vale veramente anche per il destino di ciascuno di noi. A questo proposito faccio vedere un altro video di cui abbiamo parlato anche con gli atleti del Parma Calcio, ma anche del Sud Tirol, che ha a che fare con una tragedia che ha riguardato gli studenti universitari italiani, il progetto Erasmus in Spagna, qualche anno fa. E adesso capiremo qual è la connessione tra abitudine e vita proprio in alcuni casi. C'era chi sognava di diventare medico e chiamava le lettere o l'economia. 7 brave ragazze che avevano deciso di studiare all'estero, in Spagna. Un anno di Erasmus, lontano dalla propria casa, come decidono di fare ormai da tempo decine di migliaia di ragazzi europei, anche tantissimi italiani. Avevano tra i 20 e i 25 anni e con altri 50 studenti erano a bordo di quel maledetto pullman che da Valencia, dove erano andate per la festa di primavera, le avrebbe dovute riportare indietro, a Barcellona, dove studiavano. Ecco perché ho voluto far vedere questo video, perché dai dati capiamo qualche cosa su che cosa significa abitudine e su che cosa significa cultura. A bordo di questo pullman c'erano 57 persone di 22 nazionalità diverse e c'erano 11 italiani a bordo. Sono morte 13 persone, 13 ragazzi, 7, quindi più della metà, erano italiani. Quindi la maggior parte delle vittime era italiana e la maggior parte degli italiani ha perso la vita. Come mai si è verificato tutto ciò? È stato riscontrato che purtroppo le 13 vittime non avevano indossato la cintura di sicurezza sul pullman. Indossare la cintura di sicurezza è un'abitudine che purtroppo gli italiani non hanno. E in questo caso, nel caso di questi giovani, questa cosa ha avuto un impatto ovviamente decisivo, definitivo sulla loro vita. Parlare di queste cose fa capire quanto sia importante lavorare sulla cultura anche del rispetto delle regole e della sicurezza. E cominciare molto presto, ecco perché tutto l'impegno proprio del sistema educativo a partire dall'UNESCO e soprattutto nel contesto della sostenibilità è molto indirizzato sui primi anni della formazione dei valori, perché come giustamente avete messo in evidenza è quando si radicano le categorie valoriali nell'individuo, i comportamenti diventano automatici e diventano delle abitudini per le quali non c'è la necessità di un impegno esplicito. Quindi è molto interessante questo tema delle abitudini e gli esempi sono, ahimè, molto efficaci. E ti devo dire che abbiamo controllato, studiando questa attività, abbiamo verificato che tante persone non sanno neppure che a bordo di un pullman ci sono le cinture di sicurezza. Abbiamo fatto un'indagine. Abbiamo fatto un'indagine, ci siamo resi conto un altro punto dolente, che questo è un grandissimo handicap da un punto di vista della cultura proprio della sicurezza, ed è una di quelle cose su cui bisogna ragionare, perché la cultura ti salva. Purtroppo non soltanto in pullman ma anche in altri contesti noi non siamo abituati a rispettare le regole, perché facciamo l'esempio delle hostess in aereo, sarebbe interessante sapere se qualcuno sa ripetere quello che viene quello che le hostess hanno detto tante volte a ciascuno di noi che ha l'abitudine di viaggiare in aereo, e quello che l'hostess dice, dove sono, come bisogna comportarsi in caso di pericoli. Forse saprebbe rispondere solo un viaggiatore abituale. Forse soltanto un viaggiatore abituale che però rispetta le regole. Sì, ma infatti il punto che evidenziate, che sta evidenziando Luca, è fondamentale, perché non è questione di informazione, non è che noi non sappiamo che ci sono le cinture.
Noi trascuriamo. Ecco, perché non è, quindi anche esporre un'informazione, non è una questione di conoscenza in senso oggettivo, ma di educazione. Cioè, il discorso è di educazione. L'educazione è un processo, insomma, lungo, è una sedimentazione, quelle che sono le categorie di valori che ispirano i nostri comportamenti, che ci portano in modo rutinario e abitudinale, insomma, sostanzialmente a mettere la cintura appena entriamo in auto oppure no. Quello è già un test. Per qualcuno diventa un meccanismo abituale che non richiede impegno. Chi non lo fa, dovendo cominciare a farlo, lo vivrebbe come un impegno. Però se non si cambia direzione, ecco, continueremo ad ascoltare notizie del genere. E vi faccio vedere anche qui un video che riguarda una problematica che ha a che fare proprio con queste buone abitudini, no? Perché tu dicevi l'informazione non è sempre sufficiente, basta ricordare per esempio le immagini sui pacchetti delle sigarette, insomma, no? Eppure il vizio del fumo insomma, ce l'hanno ancora in tanti, però è sulla informazione e comunicazione che bisogna lavorare. Vediamo quanto è importante però quando c'è la cultura del rispetto delle regole, che appunto non è italiana ma è anglosassone. Vediamo. Cactus 1549, pronto al decollo? Salve. Siamo troppo bassi. Salve. Sally! Sally! Sally, dove sei? Nessuno ci ha avvisati. Nessuno ci ha detto della perdita dei motori all'altitudine più bassa nella storia dell'aviazione. Un'avaria a entrambi i motori a 2800 piedi, seguita da un ammaraggio d'emergenza con 155 anime a bordo. Nessuno era mai stato addestrato per una simile situazione. Via il comandante. Prepararsi all'impatto. Cosa? Mio Dio. Giù la testa! State giù! C'erano 155 persone su quell'aereo. Prepararsi all'impatto! E tu eri uno di loro. Contateli passeggeri ed equipaggio. C'è ancora qualcuno? Come va a finire? Va a finire in questo caso che sono sopravvissuti tutti, perché il capitano, che aveva una storia importante in aviazione, è stato molto bravo, ma anche perché gli standard previsti dalle norme in casi di emergenze sono stati rispettati da tutti, anche dai passeggeri. Perché se i passeggeri non rispettano gli standard, tu puoi avere il miglior capitano e il miglior pilota d'aereo, ma non riesci a sopravvivere, come per esempio è accaduto qualche anno dopo, pochi anni fa, in Russia, dove adesso vediamo quest'altro filmato, e dove le persone le regole non le hanno rispettate. Allora. Sì, io vorrei commentare, evidenziare a chi ci sta seguendo e chi è qui oggi in aula, che magari insomma in una giornata del genere l'aspettativa era immediata per vedere il bello di quello che c'era da raccontare, ma molto correttamente i passaggi che insomma in qualche modo ci rattristano, certamente ci fanno prendere coscienza di quello che in fondo già sappiamo, però questa impressionare con i fatti, con la realtà,
anche cruda, ci fa ricordare, insomma, che certi esiti di qualsiasi contesto di vita, qualsiasi contesto, quindi non è il discorso, quello di cui stiamo parlando, la vita, il rispetto per la vita, che sono i principi generali, non ha competenza settoriale, non c'è l'università, il dipartimento, la ricerca specifica, c'è tanta conoscenza verticale, ma se non c'è una linea orizzontale di valori generali a cui fare riferimento, noi tutte anche le buone pratiche potremmo non comprenderle a fondo, quindi avere una visione olistica di quelli che sono gli esiti del mancato rispetto, in questo caso il mancato rispetto delle regole, il mancato rispetto di standard, di istruzioni, soltanto per una leggerezza comportamentale, per il mancato radicamento di una buona abitudine. E quindi cerchiamo di capire adesso perché poi in che modo tutto questo si ribalta, valorizza, ecco. Innanzitutto completo Sì. il tema di prima, quello della sicurezza in aereo, dicendo che 41 persone sono morte perché tante di loro si sono attardate nel ritirare i bagagli dai cassettoni sopra i loro posti, no? E facendo questo tipo di movimento ha accumulato ritardo e tante persone sono rimaste indietro e non sono riuscite ad uscire. Le norme di sicurezza prevedono in questo caso che invece tu debba essere tempestivo. E quello che è avvenuto in questo episodio è avvenuto un fenomeno di copia sociale negativo, perché il primo che è uscito aveva una valigia, quelli dopo hanno detto vabbè la prendo anche io, e nel frattempo quelli dietro sono rimasti, diciamo, bloccati e non sono riusciti ad uscire. Da un punto di vista... Anche la mancata comprensione del momento e di un'esigenza comportamentale, chiaro. E questo comportamento non ha tenuto conto della collettività, del gruppo nel quale si era, ma in realtà sull'aereo, come in una squadra, come in una società, come in una comunità, in certi contesti siamo uno, direi quasi sempre siamo uno, e dovremmo considerare questo aspetto per comportarci diversamente, come per esempio è successo a Tokyo. Non faccio vedere il video, ma anche lì 2004 un incidente aereo, i giapponesi sappiamo che sono persone che rispettano le regole, lì anche tutti si sono salvati, compreso l'equipaggio. Questo siamo uno è un principio alla base anche di una squadra di calcio. Per chi segue il calcio è facile immaginare come alcuni movimenti debbono essere coordinati, per esempio per il fuorigioco, no? Per evitare il fuorigioco, o anche per consentire al compagno di avere più possibilità di passarti il pallone, insomma, no? E quindi non si gioca soltanto... E fare squadra nel vero senso della parola. Fare squadra nel vero senso della parola. Squadra è un'entità poi unitaria. Spesso quelli che non sanno giocare bene al calcio giocano solo quando hanno il pallone e invece in realtà si gioca fuori anche, schema, diciamo. Si gioca anche senza palla, e quindi questo vuol dire siamo uno, no? Muoversi indipendentemente dall'essere in quel momento protagonista dell'azione, perché sei comunque protagonista di una collettività, di un gruppo di lavoro unitario. E quindi lo dice il mister di fronte a una domanda di un giornalista che gli chiede ma dove dobbiamo migliorare? In difesa, centrocampo, in attacco, e lui risponde così. Nonostante la mia limitata competenza, però devo dire che la metafora calcistica ha sempre funzionato in aula per esemplificare l'effetto, il senso dell'approccio sistemico, del fare rete, non fare rete gol in questo caso, il linguaggio è a rischio, è proprio essere coesi in un'azione che abbia una comunione di intenti, quindi collaborare tutti all'obiettivo, evitando appunto queste fuoriuscite di protagonismo che poi non sono funzionali al risultato complessivo. Quindi in questo caso appunto questa si esprime in questo modo. Nel calcio di oggi sei una squadra quando attacca, sei una squadra quando difende, quindi quello per forza deve essere così e sarà così. Quindi non conta il singolo, conta il collettivo. La Costituzione italiana ci ricorda come il valore educativo dello sport. E io approfitto del contesto per dire che molto spesso
si parla tanto, no, delle leggi italiane, i governi, ogni governo che entra di destra, di sinistra, di centro cambia le leggi, come se cambiare le leggi fosse sufficiente per cambiare i comportamenti di una comunità. In realtà le leggi ci sono, le frasi giuste ci sono perfette, però poi non sempre vengono applicate e la Repubblica italiana riconosce il valore educativo e sociale che ha lo sport e possiamo dire che banalmente, ma non è banalmente, sia il Parma che il Südtirol hanno messo in atto questo articolo della Costituzione italiana che spiega come lo sport deve avere una funzione educativa, funzione che sia il Parma che il Südtirol hanno portato avanti perché riconoscono il loro ruolo attivo nei confronti dell'ambiente, l'importanza di una adozione di una politica ambientale che deve necessariamente, per essere più efficace, la politica ambientale coinvolgere i propri tifosi, ricordandoci che tutti come comunità siamo uno, anche quando siamo fuori dal campo di calcio e dobbiamo agire in maniera unitaria. In qualche modo questo è apprezzabile anche perché vuol dire che ecco, nel momento in cui la legge ti riconosce una legittimazione, questo accade per le aziende, no? Tu sai il nostro comune impegno ed interesse, se hai ti riconosce con una legittimazione ad agire perché hai una funzione sociale, quella da cui si deve partire. Quindi ahimè, come sappiamo, è l'interesse economico quello che quasi sempre, in alcuni casi, insomma, che vogliamo esemplificare, allontana da quella che è l'originaria funzione con cui è legittimato ad agire qualsiasi tipo di attore. Quindi è un richiamo ed è apprezzabile diciamo, la testimonianza del senso di responsabilità rispetto a una funzione originaria che in teoria dovrebbe essere la prima da cui si parte in una società. Poi magari viene ad essere un po' diciamo, minata da una varietà di interessi che non sono sempre unitariamente come squadra considerati in modo unitario. Quindi che succede? Che partendo da questa visione il Parma ha capito che poteva diventare una educational company e quindi un'azienda che fa educazione, che fa formazione e quindi ha avviato questa azione di climate action, no? Richiamando gli obiettivi dell'agenda 2030 e ha deciso di insistere, di spingere su questa attività approfittando, valorizzando quello che è il capitale cognitivo. Tu prima parlavi degli aspetti cognitivi, no? Di un'organizzazione. Oggi si parla tanto di intelligenza artificiale, più che parlare si pratica, si utilizza l'intelligenza artificiale e si sta capendo che la conoscenza diventa un valore, un vantaggio competitivo decisivo, ma non può essere soltanto la conoscenza che deriva dalle macchine a fare la differenza. La conoscenza intesa non soltanto come conoscenza diciamo, cognitiva di elementi di base, no? Come istruzione, ma conoscenza come valori, come modo di comportarsi, come abitudine a comportarsi in un certo modo, diventa un capitale cognitivo che tu devi mettere a disposizione della tua comunità e della tua organizzazione e devi fare in modo di valorizzarlo questo capitale cognitivo, quello interno e quello esterno a te, gli stakeholders famosi che in una società di calcio sono fondamentali perché poi dopo sono i tifosi che comprano i biglietti e vengono a vedere la partita, ma sono anche gli sponsor che pagano, no? Le pubblicità allo stadio e fuori dallo stadio e il Parma è tra le poche squadre d'Europa ad aver fatto un progetto sull'ambiente come lo hanno fatto anche altre grosse società, tutte società che hanno anche una grande qualità sportiva, sono anche squadre che vincono la Champions, che sono al vertice, no, delle classifiche mondiali a livello sportivo, però puntano anche alla responsabilità sociale e questa è una cosa che davvero è significativa e molto bella. Il Parma, che è la quarta squadra italiana per titoli europei vinti, quindi viene dopo Milan, Inter e Juve, ci tiene a far parte di questo ristretto club delle squadre green in Europa, augurandosi che aumenteranno le società che si impegnano per il bene della comunità e della collettività. E il lavoro che abbiamo fatto noi quando siamo andati a Parma è stato quello di capire quale fosse la cultura che c'era dietro questa organizzazione, no?
secondo la metodologia della filosofia Kaizen abbiamo cercato proprio di analizzare il contesto, no? Nel quale noi andavamo ad operare, per capire che cosa si potesse fare e dove si potesse migliorare e sviluppare questa attività. E siamo andati a guardare un po' la cultura interna dell'organizzazione, che è un'organizzazione che ha una grande responsabilità. Ce ne siamo accorti subito, proprio appena abbiamo messo piede, che come dire, c'era una grande cultura ambientale, dalle buone prassi che questa società aveva già avviato, indipendentemente dal lavoro che poi noi abbiamo iniziato a fare. Un tessuto fertile su cui c'era già un tessuto fertile. Per esempio la società utilizza al 100% energia proveniente da fonti rinnovabili, così come adotta all'interno dello stadio dei pannelli solari per il riscaldamento dell'acqua. E ha nel suo centro sportivo degli impianti fotovoltaici la cui produzione energetica sta aumentando nel tempo con questa nuova proprietà che si è insediata appunto in quegli anni, nel 2020-21, e poi ha cominciato a fare questo tipo di attività. Sono stati fatti investimenti sull'efficientamento energetico anche investendo nelle cucine, e questo ha consentito dei forti risparmi di energia elettrica. E non soltanto questo, si è attivato un meccanismo, un processo produttivo per la mensa aziendale che serve 100 persone al giorno, in base al quale processo gli scarti alimentari, che sono una delle cause più importanti anche, no, del buco nell'ozono, dei problemi climatici, sono stati ridotti al 3%, grazie ad una serie di attività che consentono il recupero degli alimenti, ma anche la donazione degli alimenti non utilizzati alle associazioni gli sprechi. No, per ridurre gli sprechi, e quindi poi le lavatrici intelligenti per ridurre anche i consumi. Le lavatrici sono una voce di costo importante per la squadra di calcio, perché c'è la prima squadra, poi ci sono le giovanili, c'è la squadra femminile, ci sono 500 persone che lavano tutti i giorni le loro magliette, i loro completini, e quindi anche qui si è scelto di investire per ridurre gli sprechi energetici, così come sono stati ridotti gli sprechi alimentari. Sono stati fatti degli impianti sui campi per ridurre l'utilizzo di acqua. Sui 6 campi da gioco che periodicamente utilizza la società sono stati risparmiati 20 milioni di litri di acqua all'anno, grazie a particolare utilizzo di erbe che avevano una minore necessità di utilizzo di acqua, e grazie anche ovviamente ai sistemi di irrigazione intelligenti. Vedi, le macroterme si chiamano queste, le graminacee, sono le piante utilizzate per il campo, no? Esperti sicuramente qui nell'aula di agraria. E poi ancora la circolarità, il recupero dei campi da gioco che vengono utilizzati per l'agricoltura conservativa e quindi per la produzione di energia elettrica, l'utilizzo di erogatori di acqua all'interno del centro allenamento, che ha consentito di risparmiare 70.000 bottigliette di plastica all'anno, riducendo anche i rifiuti indifferenziati. Insomma, tutta una serie di attività, di pratiche, come l'utilizzo esclusivo di posate compostabili, anche le cialde del caffè sono compostabili. Insomma, tutto questo è sinonimo di una cultura green. Cultura green che però era il frutto di un qualche cosa che veniva calato dall'alto, non tanto partecipato, non tanto sentito come sforzo, come abitudine da mettere in atto tutti i giorni da parte dei diversi protagonisti. E questo è quello su cui noi abbiamo lavorato, coinvolgendo per esempio anche i calciatori nella formazione e nelle attività che il Parma fa. Il nostro ruolo di allenatori d'azienda è stato quello di cercare di migliorare le performance ambientali lavorando sulla cultura dell'organizzazione, no? Compresi i calciatori. Ce n'è uno che gli appassionati di calcio conosceranno, che si chiama Bonni, che è stato venduto all'Inter quest'anno per la modica cifra di 25 milioni di euro. È un giocatore francese molto giovane, di 22 anni, e dopo che noi abbiamo fatto formazione ai calciatori, lui ha cambiato le sue abitudini alimentari. In che senso? Andava a mensa e utilizzava per le diverse portate, antipasto, primo, secondo, poi loro mangiano 3-4 volte al giorno per questioni di, di dieta, che hanno dei nutrizionisti che sono molto attenti a quello che mangiano, e lui utilizzava un solo piatto. Quando gli è stato chiesto ma perché non cambi il piatto, dice perché io voglio ridurre il mio impatto ambientale sui rifiuti e non mi va di
sporcare l'ambiente. Questo è uno dei piccoli risultati. Sì, infatti questo è proprio un esempio felicissimo della consapevolezza, perché a volte certi impegni globali così grandi rischiano di farci pensare, vabbè, io individualmente quanto posso incidere, invece la somma che fa il totale. Anzi, è una somma che fa sinergia, quindi il risultato è superiore a quell'impegno delle parti, quindi un bellissimo esempio. E poi tutti questa carrellata di testimonianze che tu ci hai raccontato ci fanno capire che siamo in presenza di un paradigma, cioè la società ha fatto della sostenibilità il paradigma generale di riferimento, e quindi sta quasi in modo quasi automatico, a effetto domino, tutti i contesti in cui si può esprimere quell'attenzione vengono via via, proprio la carrellata lo racconta, forse anche cronologicamente, questa estensione. Quindi comprendo poi, diciamo, il dispiacere della società che vede che poi, nonostante questo grande impegno interno, magari non si vede riscontrata una diffusione partecipata, e quindi ecco l'azione gestionale da questo punto di vista illuminata che agisce nell'ottica del coinvolgimento, dell'engagement collettivo più ampio. Sì, più che il dispiacere c'è stata la volontà di impattare sull'abitudine e sulla cultura della propria organizzazione, no? Perché qual è il parallelo che noi facciamo anche tra una squadra e un'azienda? Una squadra ha dei filoni e delle idee ben precise su quello che deve fare. Migliorarsi costantemente, rispettare le regole, perché se non rispetti le regole viene espulso, non giochi e metti in difficoltà la tua squadra, e la responsabilità sociale. Quell'impegno che partiva dal management, dal proprietario in questo caso, che è Kraus, un italo-americano, di voler lasciare un mondo migliore di come lo aveva trovato, è stato recepito da una parte dell'organizzazione che ha messo in piedi tutte queste cose. Però a un certo punto, e questo è stato poi l'intervento che abbiamo fatto noi, abbiamo detto però non accontentiamoci soltanto delle buone prassi. È un investimento che può produrre risultati molto più abbiamo fatto delle cose importanti dentro, proviamole a fare anche fuori, però prima di fare fuori dobbiamo essere credibili. Esatto, questo è il passaggio, perché prima di poter professare un impegno bisogna testimoniarlo in prima persona, quindi la credibilità. Il problema del greenwashing è diffuso, per cui insomma, non basta fare dichiarazioni o azioni estemporanee, la tua capacità di incidere, di impattare sui comportamenti, su creare le abitudini, dipende da quanto tu dimostri di crederci e di agire, quindi pensiero e azione in coerenza con un paradigma. Quindi questo mi sembra veramente un esempio di eccellenza che ha grande merito, e quindi meritava di essere raccontato in un contesto come quello di oggi. Te ne dico un'altra: le ragazze della squadra femminile hanno deciso spontaneamente di acquistare delle borracce autofiltranti, così che questo sforzo di non utilizzare le bottiglie di plastica al centro di allenamenti potevano metterlo in pratica anche fuori dal centro di allenamenti, bevendo acqua filtrata e quindi pulita, anche per strada, nei locali, a casa propria anche, insomma, si allarga questa sensibilità e questo anche impatto ambientale all'esterno dell'organizzazione. Che diventa misurabile anche con i numeri, perché poi se non c'è un momento in cui misuriamo il cambiamento prodotto rimaniamo sull'ambito dei buoni principi, ma sono i comportamenti quelli che... E noi ovviamente abbiamo dato degli obiettivi, ci siamo dati degli obiettivi che adesso non raccontiamo perché diventerebbe, potrebbe annoiare il nostro uditorato, però raccontiamo come questa organizzazione metta in atto anche degli altri principi, no? Quello della responsabilità della direzione e soprattutto della leadership, che è una leadership che vuol dire capacità di influenzare gli altri e volontà di voler influenzare gli altri. E responsabilità del fatto di influenzare gli altri, perché se influenzi devi essere anche responsabile di quello che perché il messaggio deve essere positivo, no? Prima abbiamo parlato di capitale cognitivo, il capitale cognitivo di una organizzazione, capitale cognitivo collettivo aggiungerei, è il frutto della leadership e della capacità di questa leadership di comunicare e formare attraverso l'addestramento, che in ambito sportivo è allenamento, ma in inglese è uguale perché training sempre, formazione e allenamento, e attraverso una struttura che diventa una
knowledge based company, cioè una società che si basa il modello ovviamente applicato sulla conoscenza, dove l'organizzazione migliora e si dà il compito di migliorare, però oltre a darsi il compito di migliorare si dà il compito anche di formare, insegnare, educare all'esterno di sé. E in questo parallelo il leader diventa un formatore e l'allenatore diventa un insegnante, come ci dice, se possiamo abbassare il volume in sala, un grandissimo allenatore di sport che è Giulio Velasco. Quindi passiamo a un altro sport, non so se sei esperta di pallavolo, però conoscerai... Sì, vabbè, a livello di notizie, ma non di pratica. Giulio Velasco, sentiamo che dice sul ruolo dell'allenatore, che è, in inglese anche manager viene chiamato. Il tuo ruolo qual è? Il mio ruolo innanzitutto è insegnare, dare un gioco, un'organizzazione, cioè il gioco è qualcosa di disordinato e noi dobbiamo preparare i giocatori per essere ordinato nel disordine, perché se noi li insegniamo a essere troppo ordinati, poi nel gioco che è disordinato non sanno bene cosa fare. Quando l'avversario crea qualcosa di nuovo non sanno cosa fare. Se sono troppo disordinati che non hanno un gioco e non sanno come giocare insieme, non sanno come contrastare il gioco degli altri. E quindi anche qua c'è la contraddizione. Cosa dice Velasco, no? Dice: io ti devo insegnare le regole, ma ti devo anche insegnare l'autonomia, che è un altro elemento fondamentale, no? Perché un discente troppo attento alle regole di comportamento, che però non si adatta alla varietà e alla variabilità, è ingabbiato. E quindi, come dire, in questo meccanismo manager, leader e follower, che diventa anche formatore discende, c'è una sorta di catena formatore discente che va lungo tutto l'organigramma. Abbiamo creato questo modello che non sempre però è così allineato, anzi molto spesso è disallineato, perché c'è una difformità culturale tra il vertice e la base dell'organizzazione. Su questa struttura noi abbiamo lavorato, facendo un'analogia sempre tra azienda e squadra. La prestazione di un'azienda, così come quella di una squadra, è il frutto di due tipi di prestazioni, quella individuale e quella collettiva, e quando tu lavori in un'organizzazione per migliorarla devi lavorare sia singolarmente che collettivamente. E io passerei, se sei d'accordo, anche a un altro modello, che è il Südtirol, che è un modello che ha lavorato... Sì, perché merita, perché come ci ricordavi, la giornata, quindi un piccolo spazio finale, lo riserviamo a un'altra prospettiva di impegno per la sostenibilità, che oggi poi è anche la più... giornata, no, internazionale della parità di genere, che è un altro tema molto importante nel mondo dello sport, perché anche lì ci sono spesso tanti pregiudizi, tante discriminazioni. Lo stesso calcio femminile è uno sport che è nato da poco, perché fino a poco tempo fa si pensava che il calcio fosse uno sport, una prerogativa degli uomini e non delle donne, no? Anche questo è cambiato molto, sta cambiando, non è ancora cambiato del tutto, però noi, come dire, a Bolzano, che è una di quelle città dove ci si tiene molto, no? alla cultura e al rispetto degli altri, perché l'Alto Adige è una cultura particolare, dove c'è assolutamente rispetto per il prossimo, e anche lì potremmo dire, per agganciarci, che c'è un grande rispetto per l'ambiente e grande rispetto degli altri, e quindi ha trovato terreno fertile questa idea di lavorare sulla parità di genere. Visto che oggi si parlava di settimana dedicata alla pace e all'ambiente, la pace tra i generi, la pace tra le etnie, è un qualche cosa che ha a che fare con l'abitudine, la capacità di stare insieme agli altri, di convivere con gli altri anche se diversi da noi. Ma tutti gli affondi dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030 portano attraverso diverse strade, ma devono portare tutte alla stessa meta. Vogliamo condividere anche qui, sì, se riusciamo, altrimenti possiamo, il racconto può essere sicuramente... Lo condividiamo via Teams, sì. Via Teams, ecco qua. Io sai che da casa ci possono seguire.
Io credo che, insomma, nel frattempo approfitto per questi minuti, questi secondi, anzi, per commentare, perché l'intenzione di oggi era raccontare nella concretezza delle buone pratiche attraverso cui lo sport può fare da esempio non solo per certe cronache belle e brutte, ma per una funzione del tutto probabilmente inattesa nell'immaginario collettivo. E aggiungo semplicemente che c'è stata anche una scelta di parlare di una testimonianza di contesti fisicamente e geograficamente anche più lontani, per non generare degli impatti emotivi e quindi ci siamo tenuti con esempi a distanza, perché certamente qui parliamo di eccellenza, ma è un po' in tutti i contesti lo sport si sta facendo veramente interprete di una funzione educativa importante nel mondo rispetto alla sostenibilità, e quindi ci sarebbero tante altre storie e buone pratiche da raccontare, e quindi ci siamo tenuti un po' senza prendere posizioni su, diciamo, soprattutto per il calcio, sulla tifoseria. Sì, esatto, per non avere degli impatti ulteriori. Allora, quindi adesso parliamo del riassumere, insomma, andiamo al progetto della parità di genere. Devo dire che il management sul Tirol è un management veramente molto orientato, no, alla parità di genere, anche sui testi, sui contenuti, sul sito internet, associato in tutte le sue comunicazioni, si presta molta attenzione ai bias. Cosa sono i bias? Bias di linguaggio, no? E quindi a quei modi di dire che sono sempre un'abitudine e sono sempre parte di una cultura. Noi non troveremo mai sulle pagine, sui documenti ufficiali del Sud Tirol dei bias di linguaggio. C'è sempre un'attenzione a scrivere calciatore e calciatrice, lavoratore e lavoratrice. Questo è un segno molto importante della sensibilità verso queste tematiche, una sensibilità che dobbiamo dire molto importante in questo periodo, perché proprio in questi giorni stanno venendo fuori ancora i dati statistici, no, sulla violenza sessuale, così come sulle problematiche legate alla parità di genere, no? C'è Silvia Salis che ultimamente, non faccio vedere questo video, ma racconta come, no, in termini anche aziendali molto spesso le donne siano svantaggiate in azienda perché hanno meno spazio per tanti motivi culturali e di cattiva organizzazione proprio, no? Anche nelle aziende, che non mettono in condizioni le donne di tenere fede al loro ruolo anche in famiglia e a quello in azienda. E anche qui il calcio ha mandato dei messaggi importanti come federazione. La federazione lancia degli spot, delle pillole, degli spunti alle società che poi alcuni colgono, altri no. E il Sud Tirol è la prima squadra che ha accolto molto bene questo progetto e adesso arriverà alla certificazione della parità di genere per una squadra di calcio, che voglio dire è un bel traguardo. Vi faccio vedere questo spot, che è lo spot che è andato proprio domenica scorsa in onda sui canali diciamo delle televisioni che seguono e mandano in diretta le partite, che è lo spot della Lega Calcio sul tema della violenza e della parità di genere. Tutti i calciatori della Serie A questa ultima settimana hanno giocato con una striscia rossa a voler significare la vicinanza, no? Un rosso alla violenza di genere. Ne vediamo di diverse squadre. Tornando al Parma ha mostrato, ogni calciatore ha indossato dietro la maglia il nome di una persona donna no, vicino a lui, no? Per esempio c'è Del Prato che ha omaggiato la nonna,
mettendo dietro la sua maglia il nome della nonna e non il suo nome, quindi tutti i calciatori avevano dietro di sé il nome appunto di una persona, di una donna a loro cari, no? Per dimostrare quanto sono importanti le donne nella nostra vita. E quindi c'è Lola, c'è Carla, ci sono tutti i nomi di questi giochi, l'ha fatto il Parma, l'ha fatto anche la Lazio. E la Serie A si è impegnata anche con le giocatrici della Serie A femminile a tracciare delle linee rosse per indicare un confine da non oltrepassare. Diciamo che in questo mondo però ci sono dei tabù. Qui ho preso a riferimento un calciatore simbolo del mondo del calcio, quello che ha il maggior patrimonio anche da un punto di vista della ricchezza, quello che ha fatto più presenze e più gol, forse viene soltanto dopo Pelé in termini di gol realizzati, ne realizzò 1000, lui però ancora gioca e ha 971. E guarda che cosa dice a proposito della compagna e sulla differenza di ruoli all'interno della sua famiglia, no? Questo a dimostrazione del fatto che un simbolo del calcio si esprime in questo modo, ovviamente non è a favore della parità di genere, è tutt'altro che a favore della parità di genere, quindi diventano ancora attuali i film. Cioè, si parla della responsabilità di chi ha potere di influenza, quello è insomma un aspetto centrale. È un aspetto centrale. Capiamo come ancora il film della Cortellesi, che ha vinto tutti i premi che poteva vincere anche in Cina, sia ancora attuale, no? E in certi contesti e in certe culture. Salto questa intervista che però magari per chi vuole si potrà vedere, perché per esempio ci sono tanti pregiudizi anche sull'omosessualità nel mondo del calcio. Lui è un calciatore che è stato ha subito insulti, ha subito di tutto per una presunta come dire, omosessualità, si è dovuto giustificare del suo modo di vestirsi perché appunto era diventato oggetto di insulti da parte delle tifoserie, da parte di tutta una serie di situazioni. Questo dimostra che in questo ambito, tra i calciatori ma anche all'esterno, c'è molta difficoltà. Pensa che un solo calciatore nella storia del calcio ha fatto outing, ma statistiche dicono che invece molto probabilmente ci sono tante persone che nascondono un problema culturale. C'è un grande problema culturale, che non è soltanto dei calciatori, ma è anche dei direttori sportivi, che non sempre si esprimono in maniera corretta nei confronti delle diverse sensibilità. Retaggi culturali, sì. E anche gli allenatori, quello è Mancini, che è stato insultato da un altro allenatore facendo esplicito riferimento ai bias di cui parlavamo prima. Quindi questo per dire che il mondo del calcio è un mondo ancora molto indietro, ci sono i bias di ruolo, le donne arbitro sono state accettate, o meglio, sono state introdotte da qualche anno, ma anche sulle donne arbitro ci sono grandissime resistenze. C'è un giornalista locale che è stato espulso dall'ordine dei giornalisti per una sua invettiva contro gli arbitri donne, perché appunto riteneva che una donna non potesse arbitrare. Anche questo non lo facciamo ascoltare per andare avanti. Ti faccio vedere questo video, però un video che sul razzismo in generale. In questo caso si tratta di un calciatore del Barcellona che viene insultato dai suoi tifosi, gli lancia una banana, perché questo è un modo di insultare i giocatori neri paragonati neanche a delle persone ma a delle scimmie, e lui reagisce in modo simpatico mangiando questa banana. Diciamo che tutto ciò serve per parlare di quanto in certi contesti è difficile introdurre questioni come la diversity e inclusion management, no? Sì, perché poi si estende dal genere a qualsiasi altra cosa. Il Sud Tirolo ha voluto fortemente invece introdurre queste tematiche, ci sono motivi storici che lo riguardano, ci sono anche degli sponsor suoi che spingono molto, no, sulla parità di genere nello sport, anche nel rugby in questo caso, l'azienda Alperia, ma il Sud Tirolo ha una lunga tradizione
in particolare anche sull'equal pay gender, no? Che è la differenza di retribuzione tra uomini e donne, e già nel 2021 sosteneva queste campagne per equilibrare gli stipendi tra uomini e donne, che non devono essere diversi soltanto perché c'è una differenza di sesso, no? Ma dovrebbero essere uguali o comunque parametrati alle competenze e non al sesso. Il calcio ha introdotto una regola molto importante, quella che tutte le squadre professionistiche di Serie A e di Serie B dovessero avere una squadra femminile insieme a quella maschile, proprio per mandare un segnale alla comunità. E il Sudtirolo ha una squadra in Serie C che adesso è prima in classifica e probabilmente l'anno prossimo punta ad andare in Serie B, e quindi avrà due squadre in Serie B, una maschile e una femminile. Il Parma ha una squadra in Serie A maschile e una squadra in Serie A femminile. Pensa che in America, il presidente americano, il calcio femminile conta di più del calcio maschile. Infatti, se noi andiamo a guardare anche il sito internet sia del Sudtirolo che del Parma, vengono equilibrate le due squadre, le due componenti. Il Sudtirolo, se dobbiamo concludere, concludiamo, ha attivato un comitato guida, come prevede la normativa, di cui fa parte anche l'amministratore, che sia un po' in esterno, che prevede un bilanciamento tra maschi e femmine per indirizzare la società e migliorare la posizione delle donne all'interno di questa organizzazione, rendendo per esempio più flessibili. Spieghiamo quali sono le cose pratiche che si fanno: aumentando il lavoro a distanza per le donne che hanno esigenze di maternità o di famiglia, aumentando la flessibilità degli orari, facendo tutta una serie di azioni pratiche che possono mettere in condizione la donna di esprimersi al meglio al lavoro, ma anche in famiglia. Hanno aumentato i congedi di paternità, stimolando a prenderli chi ne avesse bisogno, e quindi c'è questo comitato guida che ha proprio la funzione di monitorare la gestione di questa attività. Nel comitato guida, come vedi, ci sono anche io. Ti abbiamo visto, sì. Allora, intanto voglio ringraziare Luca Iovine del gruppo Iovine per averci raccontato, accompagnato in questo affondo, in questo spaccato molto concreto, perché troppo spesso questi temi di ampio respiro rischiano di rimanere un po' astratti, mentre è molto importante dimostrare le buone pratiche o addirittura le best practice, come in questo caso. La giornata si prestava, il tema della settimana si prestava a cogliere le connessioni meno evidenti tra tematiche che sono insomma un po' i due poli, l'aspetto sociale, l'aspetto ambientale dell'Agenda 2030 sono i poli di maggiore attenzione, anzi questo recupero di attenzione sulla dimensione sociale della sostenibilità sta funzionando molto per favorire la visione integrale, perché insomma porre sempre termini economia e ambiente, come abbiamo fatto noi nelle nostre discipline, senza cogliere il potenziale ponte creato dalla dimensione sociale, che poi è comune a entrambi gli ambiti. Se al centro c'è il capitale cognitivo, bisogna mettere al centro la cultura. Esattamente, quindi diciamo, le parole chiave che sono venute fuori ci riportano al contesto dei valori, delle abitudini e della cultura come leva per il cambiamento trasformativo che è voluto dalla sostenibilità. Quindi, in quanto Presidente dell'Associazione Italiana della Scienza della Sostenibilità, io ringrazio il Dipartimento di Farmacia e l'Università di Salerno per aver dato spazio alla nostra associazione e al nostro socio Gruppo Iovine, perché la nostra finalità è quella di una sensibilizzazione del mondo della conoscenza, con un'attenzione però al risvolto pratico, all'impatto concreto che le azioni possono avere. Abbiamo inteso promuovere questa iniziativa in occasione della Settimana Nazionale per l'Educazione alla Sostenibilità, che ha visto nell'Università di Salerno e qui oggi nel Dipartimento di Farmacia degli interlocutori di altissima sensibilità su questo tema. Queste iniziative saranno valorizzate in occasione di un evento di Ateneo che terremo il 10 dicembre
quando appunto si avviano le attività di un'esauriente experience, quindi parleremo alle scuole ospiti e racconteremo le buone pratiche che abbiamo raccontato durante la settimana. È bello che poi questa cosa venga fatta nell'ambito di un corso di Green Economy, no? Sì, come dicevo all'inizio, il Dipartimento di Farmacia sono in sostanza un po' tutti i corsi, proprio perché la prospettiva One Health sono tutti orientati a quel paradigma, però naturalmente abbiamo dei contesti in cui è particolarmente forte ed esplicito l'impegno, quindi questo corso della magistrale di Management e Marketing per la Green Economy, che si colloca nella magistrale che è Innovazioni per le produzioni agrarie mediterranee, è uno dei diversi corsi che si chiede proprio, insomma i ragazzi sanno che siamo partiti dal capire come valorizzare nel discorso specifico dell'agricoltura l'impegno e il messaggio educativo della sostenibilità anche rispetto al consumatore, quindi l'approccio della cultura estesa sarà un campo di lavoro per i ragazzi che comunque sono chiamati anche a produrre delle idee e dei project work. Quindi ancora grazie per questa testimonianza e anche a tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie a voi, arrivederci a presto. Arrivederci. Poi vorremmo proiettare un po' un piccolo form con cui chiediamo un solo quesito ai partecipanti e agli ospiti di interpretare il loro pensiero sulla giornata. C'è tempo fino al 5 dicembre, però intanto ti facciamo rilevare il QR code in modo che possiamo procedere in tal senso. Per gli studenti invece li abbiamo tutti quanti elencati, quindi chiederemo anche a loro un contributo. C'era qualche commento? Volevo aggiungere il discorso dell'articolo 9 della Costituzione, oltre in realtà anche ricerca scientifica, culturale, formazione culturale, quindi è coperto anche dalla situazione lì, oltre quello già citato. Sì, è vero, io credo molto nella interconnessione tra i vari pezzi della società, no? L'università ha la quarta missione che la mette in contatto con il mondo esterno, e il mondo dello sport ha un grandissimo potenziale in termini di influenza. Oggi si parla degli influencer, gli sportivi sono gli influencer naturali. Potenziale e ribadisco responsabilità, sì. Perché quanto più forte il potere di influenza, tanto quindi, maggiore è l'impatto che si può determinare, positivo e negativo. Per questo è importante poi la politica di una società di calcio come il Parma, come il Südtirol, che deve anche indirizzare i suoi calciatori ad avere certi atteggiamenti anche al di fuori del campo di gioco, perché appunto questi atleti sono un esempio e hanno una grande influenza. Se noi pensiamo all'impatto che ha avuto Sinner sul tennis, facendo appassionare tutti gli italiani al tennis in questi ultimi 2 o 3 anni, capiamo quanto Sinner abbia cambiato in parte l'abitudine e la cultura degli italiani, che oggi guardano il tennis come se guardassero il calcio. Anche questo è un cambiamento culturale. Anche il fatto, al di là della squadra per cui si tifa, che quando gioca la nazionale diventiamo tutti un po' tifosi, perché c'è quella comunanza, quel senso di comunanza che attiva dei meccanismi sul piano emozionale, insomma, poi alla fine, insomma, e quindi gli atleti anche dei non tifosi. Ed è bello che gli atleti che hanno tutto, perché da un punto di vista economico certi atleti hanno tutto, hanno raggiunto i loro risultati, i loro obiettivi, si sono anche ovviamente sacrificati tanto per farlo, che mettono a disposizione questa loro vita, questo loro successo, anche se stessi, per contribuire al miglioramento, al progresso della comunità. E speriamo che si diffonda questa cultura estesa. Grazie Speriamo di sì. ancora. Grazie a voi.